Lo spazio va vissuto, non va riempito, soprattutto se vogliamo accorciare le distanze. Questo minuto che ho voluto fare io introduttivo ho cercato almeno di provare a farvi percepire che cosa voleva dire un momento di pausa, un momento di silenzio. Perché si pensa allora che il silenzio, che è una pausa, che i vuoti siano vuoti, che non contengano qualcosa? In realtà non è vero che non c'era niente, perché c'era curiosità da parte vostra, da parte mia anche la curiosità di guardare con calma bene questo teatro invece di iniziare subito a parlare, c'era emozione, c'era vibrazione, c'è vibrazione perché tutto vibra, i colori, i suoni soprattutto, la materia, il nostro battito cardiaco, il respiro. Allora perché si tende a pensare sempre che i vuoti e gli spazi debbano essere riempiti? I silenzi, gli spazi, i vuoti, le pause, viverli significa ascoltarli e rispettarli, in modo che loro possano nutrirci e proteggerci. Sono fondamentalmente portatori di opportunità, di guarigione e di felicità. Se voi ci pensate nell'universo non c'è tutto accartocciato, no? Se guardiamo le stelle hanno un loro spazio vitale, i boschi, le piante, i fili d'erba, se ci avviciniamo a noi, i nostri organi interni, le note musicali su uno spartito, su un rigo, provate a immaginarveli se fossero tutti accartocciati. Perché viviamo allora una società dove ci viene costantemente detto e ricordato H24 che dobbiamo fare, dobbiamo correre, dobbiamo riempire? Sembra che avere uno spazio, avere un momento di defiance, avere... Fra l'altro, ci fate caso, non ci si incanta più. Io mi ricordo quando ero piccola che ogni tanto rimanevo così. Oh, Rosita, mia madre, no? Questo gesto non lo vedo più, non esiste più. E questo porta a una serie di conseguenze, il fatto di non dedicare uno spazio al nostro interno, al nostro interiore, alla nostra mente, come i nostri sentimenti, no? Tutto ciò che accade di negativo e sbagliato gode della nostra complicità quotidiana. Perché noi siamo sempre di più, pensiamo che tutto quello che accade di grande intorno a noi, come soprattutto in questi ultimi periodi diventa sempre più evidente, la crisi climatica, le malattie, le guerre, l'ambiente, siamo tutti responsabili di questo. Siamo tutti responsabili perché noi compiamo un'azione politica ogni giorno e diverse volte al giorno e quindi non possiamo ogni volta delegare e dare la responsabilità di tutto quello che succede sia lontano di noi o nella comunità o vicino a noi sempre agli altri. Ecco perché siamo complici, perché ogni volta che noi per esempio andiamo a comprare qualcosa, finanziamo qualcosa e se non abbiamo spazio nella mente per iniziare di nuovo a domandarci che cosa sto finanziando con questa azione, dietro questo indumento che compro, il cibo che compro, cosa c'è dietro? Il lavoro di chi? Lo sfruttamento di chi? Il dolore di quale animale? E quindi bisogna ricominciare a decidere se vogliamo continuare a stare dalla parte del problema, e ce ne sono tanti oggi, o iniziare a stare dalla parte della soluzione, perché c'è una soluzione per tutto. C'è assolutamente una soluzione per tutto. Non lo dico io che non sono nessuno, non sono uno scienziato, non sono un filosofo, non sono un insegnante, però leggo tanto, sono molto curiosa. E se voglio cambiare il mondo devo cominciare a cambiare me stessa, quindi smetterla di dare la responsabilità di tutto quello che mi capita a qualcun altro. Sono triste, sono depresso per colpa di mio marito, di mia moglie, sono incazzato per colpa della politica, per colpa del lavoro, per colpa dell'imprenditore. No, è tutto parte da noi, parte solo ed esclusivamente tutto quanto da noi. Quindi dobbiamo iniziare a prenderci degli spazi vitali fondamentali. Dobbiamo soffermarci, no? Io ho fatto questo minuto all'inizio, ma viviamo una vita tutta di corsa, che poi se uno ci pensa bene, dove si va poi? Cioè, andiamo correndo verso che cosa? Adesso ci sono un sacco di frasi che sono diventate da parte delle grosse menti pubblicitarie, no? Come degli imprenditori, come dei media, hanno capito che funzionano, tipo il qui e ora, la consapevolezza, la meditazione. Però cosa c'è dietro tutte queste cose qua?
Per esempio, imparare a vivere il qui e ora basta guardare una pianta o basta guardare un animale. Gli animali vivono solamente il presente, non sono proiettati in un futuro che non c'è se tu non vivi il presente e in un passato che è già andato. E viviamo in queste società che continuano con questa televisione che funziona, questi media che funzionano 24 ore su 24, che continuano a dirci che dobbiamo riempire, comprare, mangiare, ingozzarci, produrre cose inutili, che durano poco e poi si buttano, che vengono costruite apposta perché in un determinato momento si rompano e non esistono più i pezzi di ricambio. Questa vita usa e getta non è solamente con gli oggetti, è anche dentro di noi, ci sono relazioni oramai usa e getta. Tanto chi se ne frega, si dice no, morto un papa se ne fa un altro, mi mollo con un fidanzato, con un marito, con una moglie, ne troverò un altro. E nel frattempo dentro di noi perdiamo quella felicità che ci dicono di cui dobbiamo accontentarci solamente a sprazzi, ma che in realtà non è vero, perché noi possiamo essere felici 24 ore su 24, ma è qualcosa che dobbiamo assimilare interiormente, non si può spiegare. E quindi mentre noi finanziamo con i nostri soldi l'industria della moda, l'industria alimentare, che sono le due industrie soprattutto responsabili di tutto quello che sta succedendo, di carenza d'acqua, di povertà del mondo, di disboscamenti, chi se ne frega, no? Tanto noi non vediamo, noi viviamo nei paesi industrializzati, noi vediamo delle cose diverse, quindi chi se ne frega se nel Ghana tutti i nostri vestiti finiscono lì, dove ci sono bambini che giocano in mezzo alla tossicità e qui vedete poco perché è una montagna di roba e ci sono mucche che cercano da mangiare magrissime lì. A me che mi importa? Sì, lo so che c'è il terzo mondo e c'è gente che lavora e viene sfruttato perché io possa avere un vestito carino e griffato. Faccio finta di niente. Chi se ne frega, no? Se devono scuoiare vivo un coccodrillo per avere una borsetta griffata, oppure spennare viva un'oca per avere il piumino d'oca, che peraltro tiene anche meno caldo di quelli ecologici, fra parentesi. Chi se ne frega del cibo? Io vado al supermercato, ho tutto quello che voglio, senza seguire nemmeno più le stagioni adesso, no? Vado lì, compro e non me ne frega niente di vedere se c'è un packaging di plastica e siamo sommersi nella plastica fino qua, perché non sappiamo più cosa farci e dove metterla. Imparare a finanziare questa roba qui e a decidere di comprare, per esempio, qualcosa che non è avvolto nella plastica, la stessa cosa, che peraltro sarà pure più sana. E senza parlare degli allevamenti intensivi. Si parla tanto di fare attenzione all'acqua, no? Ci viene detto, mi raccomando, fra un po', anzi già adesso l'acqua è poca, anche per la siccità. Chiudiamo il rubinetto mentre ci laviamo i denti. Peccato che non vi dicono che per fare una bistecca, 1 chilo di carne, servono 14.000 litri di acqua potabile. Senza contare la sofferenza che viene inflitta a tutti questi animali che provano esattamente le stesse nostre emozioni, quindi paura, dolore, sgomento, stress, gioia e felicità, se glielo concediamo. E allora se guardiamo bene noi e loro, io ultimamente non noto tanta differenza. Forse lì i pollici hanno un attimo le sbarre, ma le sbarre nostre sono sbarre mentali. Se continuiamo a riempire il nostro spazio mentale, se continuiamo a non darci il tempo di fermarci e anche annoiarci un po' nel senso nobile della parola noia, e la creatività dei grandi artisti, se ci pensate, nasce proprio dallo spazio vuoto. Michelangelo Pistoletto dice che come eredità lui lascerà uno spazio vuoto. La creatività nasce da lì, le idee vengono da lì. Siamo l'ultima catena, secondo me, noi umani, di una sperimentazione globale molto più grande di noi, che è iniziata tanti anni fa, non è recente solamente perché gli ultimi 3 anni ci hanno messo alle corde. Però questo è quello che penso e quindi oggi sono venuta qui volentieri perché volevo condividere con voi i miei pensieri e quello che ho vissuto su di me. Sono fermamente convinta che l'unica soluzione sia riappropriarsi in maniera laica o religiosa, ma autonoma, del proprio spazio individuale. Bisogna ricominciare ad avere una coscienza etica. Non possiamo più fregarcene, non possiamo più, non c'è più tempo. Ed è una trappola culturale credere che lo spazio sia vuoto. Il vuoto in sé non esiste, è solo una proiezione delle nostre paure. Il vuoto non esiste, il silenzio non esiste, anche se ci sembra di non percepirlo. C'è già qualcosa in questo vuoto, bisogna farlo nostro.
Vivere la vita invece di pensarla, liberare lo spazio mentale e lasciarlo agire. È così che il mio spazio interiore, svuotandosi di emozioni disturbanti, si riempiva di spazi vitali. Questo è quello che io ho fatto nel periodo più difficile della mia vita. Io ho 58 anni suonati e 3 anni fa, durante la pandemia, mi sono trovata come tutti noi in tutto il mondo in una condizione terrificante. Ho avuto la fortuna di capire in fretta che dovevo spegnere la televisione e non farmi massacrare psicologicamente e fisicamente dal terrorismo mediatico che mi stava condizionando. Sono andata di nascosto una volta in Piazza del Duomo e nel silenzio e nel profumo di una città che sa solo di tubo di scappamento come Milano, di botto profumava di aria, a vedere questa opera fatta da uomini illuminati, pensata da uomini illuminati, mi sono commossa e ho iniziato a ringraziare. Bisogna tornare ad essere grati, anche di quel poco che si ha. Bisogna tornare ad avere dignità. Una volta gli insegnamenti venivano dai genitori o dai, come si dice, le prime figure erano i genitori e i maestri. Ma se oggi la mentalità è scelgo il male minore, badate bene, il male minore, quindi già si sa che si sta scegliendo qualcosa di male, non posso, so che è sbagliato, ma non posso rinunciare perché non posso perdere il lavoro. Se si continua ad avere paura, i figli avranno un esempio davanti a noi di padri che si chinano di fronte a un ricatto, invece di avere un padre con la spina dorsale dritta, un padre, una madre, un insegnante con la spina dorsale dritta, che ti fa vedere con dignità che si può essere un pochino più poveri ma dignitosi. Se vuoi conoscere davvero la vita devi lasciare andare tutto quello che pensi di sapere e a quel punto conoscerai tutto quello che c'è da conoscere. I vuoti sono pesanti, sono fermi, sono faticosi, sono legati a delle aspettative che verranno sempre tradite. Invece, i pieni sono pesanti, non i vuoti. Il vuoto invece è leggero, è dinamico, è libertà, è pronto, è aperto alla curiosità e non ha confini. Bisogna indagare l'essenza della realtà attraverso un dito su uno schermo non è come vivere attraverso tutti i 5 sensi un'emozione bella o brutta che sia. Vi voglio lasciare con questo. Oggi si dice che si accorciano le distanze perché attraverso un tablet o un computer riusciamo a parlare con qualcuno lontano, no? Dalla parte opposta del mondo. È vero, lì per lì la accorciamo un pochino la distanza, ma in realtà non è vero perché non ci sarà computer, intelligenza telematica, non ci sarà Siri, non ci sarà metaverso, adesso ci sarà questo metaverso, tutti questi computer e questi robot che fanno le cose per noi. Siri, spegni la luce, Siri, alzami la musica. Noi rimaniamo fermi su un divano, seduti su una macchina, seduti in una scrivania. Il nostro corpo è fatto per stare in movimento e solo così non ci ammaliamo, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Nonostante l'intelligenza artificiale più grande del mondo e per quanto possono essere imbattibili per certi versi le macchine, non sapranno mai fare una cosa. Non riusciranno mai ad avere l'empatia. L'empatia vuol dire sentire l'altro, ma sentire col cuore, sentire la tua felicità, il tuo dolore, la tua preoccupazione. E sarà l'empatia che salverà l'umanità, perché il mondo senza di noi va avanti lo stesso, forse anche meglio. E quindi se c'è un augurio che vi voglio fare è provate d'ora in poi a soffermarvi, a ringraziare di essere in quel momento e dire grazie che ci sono e che mi sto rendendo conto che ci sono. Grazie che sbaglio, grazie che sto ancora, che parlo, che vedo, non dare più scontato niente, che abbiamo 2 gambe, c'è gente meno fortunata di noi e che ringrazia più di noi che abbiamo abbastanza, a volte anche troppo. Dobbiamo togliere invece che mettere. E non c'è niente come vedere lo sguardo di persona di un'altra persona, avere una carezza, un abbraccio e sentire il respiro e il cuore di un altro che possa veramente aiutarci a essere felici, perché si può essere felici 24 ore su 24, invece di accontentarci di picchi di felicità. Una volta che si è felici non si smette di soffrire, ma si vivrà il dolore, la sofferenza e le preoccupazioni in un altro modo. Quindi gratitudine, felicità, dignità ed empatia. Queste per me sono le 4 parole
che possono veramente renderci persone migliori. Grazie.